Buongiorno a tutti ragazzi. Buongiorno. 9:15, stiamo partendo, facciamo i servizi, abbiamo riordinato tutto, lavorato un pochetto e andiamo direzione Rovigo. Incontreremo Alessandro di nuovo perché lui stava salendo da Roma verso la Croazia per andare a farsi le vacanze e noi stiamo scendendo, stiamo a un'ora, ci incontriamo, magari pranziamo insieme, poi ognuno per la sua strada nuovamente. Un'oretta sino a Rovigo. Scansiona il ticket ragazzi, scansioniamo, pagamento 18 euro, ok, con carta, facile facile, tieni dado automatico 18 euro e si lascia all'area sosta, facilissimo, bello, anche economico, dai, per essere a Venezia fantastico, ma poi con la barca che abbiamo preso a 3 minuti a piedi, cioè non c'è storia, va proprio bene, proprio una bellissima soluzione per Venezia e infatti ci sono 300 camper dentro. Sarebbe bello gestire una cosa del genere, sarebbe proprio bello. Città del vino, Pegolotte. Ci troviamo nel comune di Anguillara, dei piccoli paesi che è sempre carino attraversarli. Non abbiamo trovato nulla, volevamo comprare almeno pane, arance, ma non c'è niente, non c'è niente. Prima di incontrare Alessandro compriamo, come vi ho detto, due cose che ci mancano: acqua, pane e arance, basta, poi andiamo a parcheggiare. Adesso vi leggo una cosa che farà sorridere anche voi, immagino. A me ha fatto sorridere. Scottona, un pezzo di carne nato in Francia, allevato in Spagna, macellato in Spagna, selezionato in Italia. Mi ha fatto giri questo pezzo, questo animale, questo povero animale. Ragazzi, comunque sempre di passaggio, Ale. Di passaggio. Sempre scusate, eravamo di passaggio anche questa volta. Comunque ci siamo incontrati perché Ale sta andando verso la Croazia per farsi qualche giorno di vacanza e noi stiamo andando verso Livorno per imbarcarci e quindi ci siamo ritrovati. Buone vacanze, Ale. Va bene. Ciao. Dopo un breve saluto con Alessandro, proprio di sfuggita, ci siamo fermati, abbiamo fatto un po' di chilometri, ci siamo fermati e Rita sta preparando un ragù tagliato a coltello. Ti piace dirlo? Questo è il ragù tagliato a coltello. Perché abbiamo l'altro giorno scongelato un bel po' di carne dal freezer e bisogna mangiarla, bisogna finirla. Sì. Abbiamo chiuso tutto perché c'è caldissimo fuori, ci sono 31 gradi dentro il camper, abbiamo chiuso tutto, ci siamo accesi il clima e stiamo bene e vi faccio vedere cosa ha preparato Rita. Guardate, tagliatelle al ragù tagliata a coltello. Ah, ti piace Rita? Vabbè. Piacerà anche a me mangiarla. Ragazzi, poi riposino e proseguiamo il viaggio. Vi facciamo vedere qualche borgo, qualche bella città, continuando ad andare verso Livorno per imbarcarci per la Sardegna. Ci vediamo dopo, ciao a tutti. 17 in punto, buon pomeriggio amici, stiamo ripartendo, mancano 2 ore e 54 a Siena, stiamo andando in quella direzione perché a sud, intorno a Siena, ci sono le vie delle Chianti, sono le colline del Chianti, vorrei visitare qualche borgo in quella zona, fare qualche degustazione dell'ottimo vino che vendono lì, che producono lì.
e poi da lì saremo molto vicini a Lucca, Pisa e Livorno per imbarcarci. Saltiamo due bellissime città, ma proprio bellissime, come Bologna e Firenze, e ci passiamo proprio, però non è ora, non è il tempo, non è il tempo adatto. Noi poi lo troviamo sempre il tempo giusto per fare le cose. Anche il tempo di Venezia è arrivato, ad esempio. Rallentamenti sulla A13 per un incidente stradale, più 31 minuti. Speriamo ovviamente niente di grave e che liberino presto la strada. Traffico assurdo nella circonvallazione di Bologna, nel raccordo anulare. Tanto traffico, sono le 6:35. 55 minuti al parcheggio e c'è di nuovo un rallentamento di 7 minuti. – 7:54 si esce dall'autostrada, sono scioccato. Abbiamo anche trovato una zona per caricarci l'acqua, ma vi faccio vedere come fanno a inventare queste cose. Cioè, grazie per mettere a disposizione l'acqua, però dico, guardate lo spazio con i cartelli proprio sull'angolino, quindi impossibile entrare. Guardate che stretto, e guardate un tombino anche qui in mezzo altissimo in cemento, quindi tu devi passare qua a destra ed è strettissimo ugualmente. No, è l'area più sosta, non l'area sosta, l'area carico e scarico più scomoda del mondo. Ragazzi, abbiamo fatto i servizi, sono le 8:20. Adesso dobbiamo cercarci un posto per dormire. Grazie comunque per l'acqua, grazie mille. Non abbiamo trovato un parcheggio e siamo parcheggiati a bordo strada, ma abbiamo già organizzato tutto. Qua c'è un tricolore verde, bianco e rosso, ragazzi, e qua c'è, a parte che quella è mozzarella di bufala, e qua ci sono delle fettine di maiale, vino, pane buono e burrata di bufala. Burrata di bufala e mozzarella di bufala. Ci guardiamo il nostro video, che io non l'ho ancora visto, a parte che l'ho visto 16 volte editandolo, ma comunque non l'ho visto in TV insieme a Rita, quindi ci guardiamo il nostro video, quello l'ultimo che è uscito, e ceniamo. Poi forse ci spostiamo dopo cena per trovare un parcheggio più tranquillo per dormire, perché vedete, questa è proprio la strada. Qui se uno sbaglia ci prende anche in pieno. Ci vediamo domani mattina, ragazzi, per esplorare. Siamo sulla via del Chianti e quindi magari domani iniziamo a esplorare anche qualche cantina. Ok, ciao. Buonanotte. Ciao Rita. Buongiorno a tutti amici. Siamo in viaggio, sono le 10:07 del mattino. Ci siamo preparati, lavorato un pochino, Davide ha studiato e ci stiamo accingendo a percorrere la via del Chianti. Ci sono castelli, ci sono borghi, ci sono vigneti dappertutto. Dobbiamo scoprirlo insieme, non conosco nulla. La stiamo iniziando a percorrere adesso. Buongiorno Rita. Buongiorno. Oggi Rita degusteremo qualche bicchiere di Chianti, se tutto va bene. Siamo entrati nel primo borgo. Benvenuti in Greve in Chianti. Sono 3 borghi in successione, finiscono tutti in Chianti. Greve in Chianti e altri 2 che leggo e vi dico adesso. Vitigni e uliveti insieme, spettacolo. Siena a 51 km, Firenze a 12 e Greve in Chianti, dove stiamo andando noi, a 12 ugualmente. Passiamo da qui, da questa via del Chianti, per raggiungere Siena. Qua ci sono tutte le colline con le vigne, ci sono le vigne.
Rita piace molto questa zona, piacerebbe anche vivere in collina così. Io preferisco la montagna, non ci starei qua. Però, wow, vigne a perdita d'occhio. In passato abbiamo attraversato anche la strada del Bordeaux, tutte le vigne del Bordeaux, del vino ovviamente. Erano anche quelle davvero curate e una zona molto bella. Comunque ci siamo documentati, siamo nella strada giusta e si chiama la strada in Chianti ed è la strada che collega Firenze a Siena e attraversa tutte le vigne dove siamo noi. Adesso siamo a Giopole. Qua ragazzi fanno le degustazioni ma è ancora presto. Io non voglio bere vino alle 10 del mattino, però verso le 11:30 mezzogiorno possiamo iniziare a fare le degustazioni. Guardate l'uva che c'è, tra poco a ottobre ci sarà la vendemmia e ci saranno i primi vini. Spettacolo qua, spettacolo. Adesso stiamo andando a vedere il castello di Verrazzano. È aperto, vediamo di cosa si tratta. È tutto da scoprire qua intorno, è pieno di borghi, castelli, ma comunque il paesaggio è meraviglioso. Ettari ed ettari di vigneti. Allora amici, funziona così, abbiamo chiesto. Per 74 euro a persona si fa una degustazione di 4 vini a testa, si pranza con 4 portate, 4 degustazioni e niente, poi si passeggia, si vedono le cantine, si vede il castello, insomma si fa... C'è una visita guidata. C'è una visita guidata, esatto. Sino alle 3:30. Questi sono senz'altro i 4 vini che ti fanno degustare: un Chianti classico riserva del 2021, un bianco di Toscana Donna Clara. Vabbè, comunque mi piace già questo ambiente. Bello, Enrita? Vedi, 4 bicchieri per 4 degustazioni e le 4 portate. E questa bottiglia, questa è vera, C'è vino dentro. No, vabbè, adesso no, ma c'è stato vino, che meraviglia. Quanto sarà? 10 litri. Leggi, no? È probabile, non lo so. Poi queste bottiglie le riciclano, senz'altro. Ciccio. Castello Verrazzano, grazie mille per l'ospitalità, per averci fatto filmare, per averci fatto fare questo piccolo video.
Proseguiamo ragazzi, è presto, voglio vedere altre situazioni, poi da qualche parte ci fermeremo. Sono le 11:20, continuiamo, ci sono altri borghi, non abbiamo visto ancora nulla, abbiamo appena iniziato. Abbiamo deciso di andare via e sono dispiaciuto perché era una bella cosa, si visitava una torre, si visitavano le cantine, si faceva la degustazione, quindi sarebbe stata una cosa interessante. Vi ho detto che ve l'avrei fatta vedere, una degustazione di vini qua nel Chianti, però è anche vero che abbiamo appena iniziato a percorrere la strada e quindi magari la faremo più avanti, troveremo altre situazioni di sicuro al 100%. Adesso stiamo attraversando Greve in Chianti e ci manca anche l'acqua. A proposito di vino, ci manca anche acqua. Ieri siamo scesi per comprare l'acqua, abbiamo comprato di tutto, abbiamo preso la cassetta, l'ha messa vicino alla cassa e poi l'abbiamo lasciata lì, non l'abbiamo pagata, almeno quello. Però non l'abbiamo messa sopra il rullo e ce la siamo dimenticata. Siamo andati via anche perché, ma lo rifaremo, spero. Siamo andati via perché Rita ha detto che siamo pieni, che ha scongelato un sacco di carni. In effetti abbiamo macinato, abbiamo delle costine, abbiamo delle bistecche. Io ho comprato ieri delle cosce di pollo, abbiamo il frigo pieno di roba, tra l'altro anche scongelata da 2 giorni alcune, e quindi voleva cucinarla, ecco perché non ci siamo fermati anche per questo. Adesso ma lo rifaremo, torneremo. sì, spero che da qualche altra parte la rifaremo una degustazione. Adesso con Dado andiamo a comprare 2 bottiglie di acqua, siamo senza. Comunque ci troviamo a Panzano in Chianti. Per la strada ci hanno offerto un bicchiere di vino e un crostino. Questo sembra lardo. Vedete ragazzi, Castello di Verrazzano, questo era uno dei vini che ci avrebbero fatto assaggiare, eravamo lì nel castello. Lo compriamo uno. Vabbè. E ce lo beviamo lo stesso anche se siamo andati via dal castello, giusto? Giusto. Abbiamo comprato l'acqua, abbiamo comprato il vino del castello, adesso entriamo, Rita stava cucinando. Abbiamo deciso così, oggi mangiamo quello che abbiamo e domani usciamo e degustiamo qualcosa. Se no finisce che esci oggi, paghi e poi butti quello che hai, non mi piace. No, va bene. Vedete, Rita sta cucinando tutto, macinato, qua dentro avevamo anche Polpa di maiale. polpa di maiale, poi abbiamo questo macinato, Poi è tutto da mangiare. Lì. Abbiamo costine al forno, sta cucinando tutto in modo tale che non buttiamo nulla, poi magari qualcosa ce la mangiamo dopo domani una volta che cotta dura qualche altro giorno. Cena, domani a pranzo, domani a cena. Okay. Alla fine Rita ha prodotto di tutto, costine al forno con patate e melanzane, come sono andato? Buone. Poi ha prodotto delle polpette e della carne che neanche vediamo perché è chiusa in pentola a pressione. Comunque hai finito tutto quello che avevamo in frigo? Sì, quello che abbiamo scongelato. E in Ah, frigo poi c'è il anche resto. altro. Madonna. Quindi dobbiamo rimanere fermi una settimana. No, a meno che non congeliamo adesso quelle cosce che hai preso ieri, Ah, quelle certo, possiamo è vero. congelare. Sì, perché domani voglio vedere uno di certo. questi borghi in Certo. Chianti. Sì. Almeno uno, si chiama Castellina in Chianti. Certo. Erano 3, almeno uno lo visitiamo. E speriamo di farci anche le degustazioni. Adesso buon pranzo. Buon pranzo a tutti. Si riparte ragazzi, 16:38. Avevamo proprio bisogno di riposarci un po', col clima sta facendo delle temperature di nuovo altissime. Adesso 18 minuti e ci parcheggiamo in un'area sosta
a Castellina di Chianti si chiamano? Sì, forse Castellina di Chianti. Svolta a sinistra e prendi strada regionale 222 Chianti. E domani visitiamo appunto Castellina e facciamo tutto quello che avevamo intenzione di fare oggi ed è saltato. Che poi non è che è saltato tutto, è che abbiamo scelto di mangiarci quello che avevamo già in frigo e di non rimanere in quel castello chiamato così. Giusto Rita, a noi non piace sprecare le cose o pensare di avere un sacco di cibo in frigo già scongelato e buttarlo via. Non esiste. Quindi si esce domani e punto e basta. Noi fretta non ne abbiamo. No, è che mi piace spiegarvi anche le nostre intenzioni, i nostri pensieri, il nostro modo di essere e di vivere, perché eravamo in un bel posto, avremmo potuto fare delle belle degustazioni, delle ottime degustazioni, avremmo potuto mangiare lì, però ecco, non ci andava, quindi a domani ragazzi, adesso continuiamo a andare avanti. Per noi uno di questi paesetti alla fine vale l'altro, anzi forse l'ultimo è il più carino perché ha un centro storico interessante dalle fotografie che ho visto. Siena 27 km, Castellina in Chianti, finisce Greve in Chianti. Regionale 222 Chiantigiana per 8 km. Belle queste colline, troppo belle. Vigne, 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 vigne e vigne, basta. E casali. Parcheggio molto bello, area sosta davvero splendida, enorme. Adesso vediamo anche quanto costa, se non sbaglio 15 al giorno. Però non vorrei spendere 15 solo per dormire e domani mattina alle 8 spenderne altri 15 per la nuova giornata. Fight the darkness till break of day. The heart and the past changing so fast, like a chameleon. Red ones and blue skies. Bello ragazzi, oggi ci siamo fermati e ci siamo allenati tutti e tre. Mi piace molto. Rita sta facendo la doccia, adesso ce la facciamo anche io e Dado.
Siamo in un bel parcheggio, tranquilli finalmente, dritti sul cemento, puliti. Mi piace molto. Vi è piaciuta anche la dronatina? Vi è piaciuto questo borgo? Domani lo visitiamo a piedi. Dopo l'allenamento ci mangiamo delle polpette e della insalata. E qua dentro c'è anche carne integrata. Poi abbiamo pane di mais giallo. È buono comunque, vero Dato? Lo stiamo mangiando in questi giorni, è molto buono. Sì. Aggiungiamo anche un formaggio svizzero alla cena. Vabbè? Svizzero? Penso di sì. La bandiera è quella. Buona! Buona! Ragazzi, domani visitiamo Castellina in Chianti. E adesso ceno. Buona, a domani. Buonanotte.